Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video di Ok Bimbi! Innanzitutto voglio farvi gli auguri per questo Natale e oggi realizzeremo insieme un meraviglioso presepe pop-up che si può piegare e mettere anche via in un libro. Vediamo come fare! Innanzitutto andiamo su Facebook e cerchiamo la pagina di Ok Bimbi, scarichiamo questi fogli guida che ho disegnato e scannerizzato per realizzare questo progetto e via alla fantasia, coloriamo tutto il disegno. Io uso questi pastelli che gentilmente mi ha prestato la mia piccola Anita, mi piacciono tantissimo, piacciono tanto anche a lei. Sono delle matite, si chiamano Giotto Bebè, vi metto il link qui sopra, avevo fatto una recensione in passato, magari può interessarvi. Colorato il primo foglio guida, utilizziamo le forbici per rifilare il profilo che è disegnato da queste linee. Passiamo quindi a colorare anche la capanna e la Santa Famiglia. Utilizziamo i colori che più ci piacciono. Non importa se abbiamo voglia di farle rosa, l'importante è che ci piaccia. Una volta colorati dovremmo ritagliare i personaggi, ma prima incolliamo di su un cartoncino. Possiamo usare una scatola di cereali piuttosto che un vassoietto delle fettuccine o delle merendine. Quello che abbiamo andrà benissimo. L'importante è che renda un pochino rigido il nostro foglio guida. Quindi tagliamo grossolanamente le figure e con l'aiuto della colla stick incolliamole su questo supporto. Questo è un lavoro davvero semplice che può essere realizzato insieme ai bambini oppure da ragazzi un pochino più grandi, perché ovviamente richiede l'uso delle forbici, quindi servirà comunque un adulto o un ragazzo di età che le possa utilizzare. Una volta ritagliati tutti i nostri personaggi inspessiti con il cartoncino, possiamo iniziare ad assemblare. Ci servirà ancora un cartoncino blu del formato di un quarto di cartoncino di quelli grandi, oppure possiamo prendere uno di quegli album come ho fatto io per lavoretti, quelli della Fabriano. Semplicemente pieghiamo entrambi i fogli a metà, sia il cartoncino che il foglio che abbiamo colorato, quindi con l'aiuto della colla stick mettiamo colla in entrambi i lati del foglio colorato. Quando abbiamo incollato tutti e due i lati, sempre mantenendolo piegato, facciamo coincidere le due pieghe, quelle del foglio guida e quelle del cartoncino. Quindi pieghiamo il cartoncino e pressiamo. Attendiamo qualche secondo che la colla faccia presa. Ecco qua la base del nostro presepe pop-up. Pieghiamolo al rovescio e andiamo ad effettuare dei piccoli tagli in prossimità di queste linee che troverete ben disegnate. Pieghiamo ora le linguette che si sono formate con questi tagli in un senso e anche nell'altro, quindi andiamo in un secondo momento a girare il cartoncino e a piegare nuovamente le linguette. Le mettiamo dritte. Apriamo allora delicatamente il foglio in modo da non romperle. Di nuovo al rovescio. Andiamo quindi a fare una leggera pressione così che le linguette vadano a formare uno scalino nella parte interna. Di nuovo pressiamo poco poco
E ecco qui, vedete? Quelle linguette sono diventate dei gradini che saranno il supporto della nostra capanna e della famiglia per realizzare un effetto 3D e pop-up del biglietto. Come vedete, qui sotto sono vuote. Incolliamo ora le parti del nostro biglietto pop-up. Facciamo attenzione di mettere la colla soltanto sul lato del gradino. È per questo che la metto in questo modo con il cartoncino aperto. Posizioniamo quindi gli elementi, la capanna e la famiglia. La famiglia vado a piegare l'ultima parte della culla in modo che possiamo incollarla anche sulla parte frontale del cartoncino. Mi aiuto con il dito per inserire all'interno gli scalini, faccio una lieve pressione per aiutare la colla a fare presa ed ecco qui l'effetto 3D del nostro presepe pop-up. Carino, vero? Ma manca qualcuno all'appello. Eh sì, manca il bambinello. Il bambinello l'ho realizzato a parte per un motivo che adesso andremo a vedere. Se volessimo regalare questo presepe pop-up come un biglietto di auguri natalizio, sarà davvero un giochino molto divertente questo del bambinello. Intanto cerchiamo una bustina qualsiasi di un prodotto, o anche si compra in cartoleria questa bustina, un piccolo ritaglio di carta da regalo, magari dopo che abbiamo fatto i nostri pacchetti. Pieghiamo di nuovo a metà il ritaglio di carta da regalo e poi successivamente in un'altra metà, ma non faccio la seconda piega, la lascio morbida, la tengo con il dito. Questo mi consentirà di avere un taglio simmetrico in un solo gesto. I ritagli non li butto via perché mi serviranno per completare la decorazione. Vado ad incollare la parte inferiore di questa rifinitura, chiamiamola così. Incollo benissimo il profilo ma non il centro. Quindi appoggio il cartoncino, come avrete capito questo ritaglio, questa decorazione servono a mascherare il retroscena del nostro biglietto pop-up e renderlo anche più bello. Questa parte non la incollo subito perché vado a completare prima la decorazione con questi pezzettini di carta che mi sono preparata. Adesso incollo anche la parte superiore, metterò bene la colla anche sul cartoncino, sul profilo del ritaglio e faccio queste linee con la colla in questa maniera, lasciando senza colla la parte dove c'è il gradino del pop-up, in modo che funzioni una volta aperto, perché se lo incolliamo non funzionerà. Metto da parte il bambinello e prendo un foglietto di carta dorata, vi lascio il link qui sopra di come ricavare questo piccolo foglio d'oro. Ho realizzato in passato un video che può tornarvi utile. Ricavo quindi delle stelline con un cutter a forma di stella, ma possiamo farlo anche con le forbicine. Ecco qui delle stelline. Adesso vado a completare il mio biglietto con quella bustina che abbiamo visto prima. Spostiamo le altre cosine. Adesso andremo a piegare questa bustina come abbiamo fatto per il ritaglio di carta di regalo, per avere in un unico taglio quello che ci serve. Quindi la pieghiamo come un piccolo cono gelato partendo dall'angolo chiuso, perché è quello che ci servirà per avere una tasca. Ed ecco creata una piccola tasca a ventaglio per mettere il nostro bambinello. La vado ad incollare proprio sulla copertina del mio biglietto pop-up, così che il 24 di dicembre possa essere messo insieme a mamma e papà.
Una volta incollata la taschina vado a rifinire il bambinello con lo scotch bioadesivo. Utilizzo questo un pochino più morbidino, ma va bene anche quello classico, così che il bambinello possa essere incollato nella sua culla e non scivoli via. Una volta ritagliato lo scotch intorno al bambinello, potremo riporlo nella sua taschina e sarà pronto per essere regalato. A questo punto vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, mi raccomando non dimenticate un like se vi è piaciuto il video, condividetelo ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Che aspettate per questo ed altri fantastici video? Ancora tantissimi auguri e a presto! Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Riepilogo del materiale: fogli guida scaricabili dalla pagina Facebook Ok Bimbi, matite colorate, cartoncino blu in formato A4, cartoncino di recupero e forbici, colla stick, ritaglio di carta da regalo, foglio dorato e cutter, una bustina trasparente, scotch biadesivo,